4 medaglie d'argento e 2 di bronzo al valor militare. Un eroe nazionale, celebrato come uno dei più grandi assi dell'aviazione italiana della Seconda Guerra Mondiale. Un pilota così abile da essere rispettato persino dai suoi nemici. Il suo nome è Adriano Visconti. Eppure, questo nome, che dovrebbe brillare nei libri di storia, è ancora oggi una ferita aperta nella memoria collettiva italiana, una figura che divide, quasi un tabù. Come ha fatto l'uomo celebrato come l'asso dei cieli a diventare un simbolo della guerra civile che ha spaccato l'Italia? Come può un eroe decorato con le più alte onorificenze trasformarsi in un'icona della parte sconfitta, fino a morire non in un duello cavalleresco tra le nuvole, ma assassinato a tradimento nel cortile di una caserma? Per capire, per svelare la parabola di questa figura tanto complessa quanto tragica, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo andare dove tutto è cominciato, sotto il sole della Libia, dove un giovane ragazzo alzava gli occhi al cielo sognando di volare. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. La storia di Adriano Visconti non inizia nei cieli d'Europa, ma sulla costa del Nord Africa, a Tripoli. Nato l'11 novembre del 1915, Adriano era figlio della nuova Italia coloniale. I suoi genitori, Galeazzo e Cecilia, si erano trasferiti in Libia dopo la colonizzazione del 1911, portando con sé un patriottismo fortissimo che trasmisero al figlio. Crescere in quell'ambiente significava respirare un'aria di dovere verso la patria, un ideale che avrebbe plasmato ogni sua scelta futura. Ma fin da ragazzo, la sua vera passione non era la terra, ma il cielo. Era un'attrazione irresistibile per gli aeroplani, per la libertà e la sfida che solo il volo poteva regalare. Questo sogno diventa realtà il 21 ottobre del 1936, quando, a 20 anni, entra nella Regia Aeronautica, ammesso al prestigioso corso Rex dell'Accademia di Caserta. In quegli anni l'Italia puntava tutto sulla sua forza aerea. La Regia Aeronautica era l'orgoglio del regime, un simbolo di modernità e potenza. Era l'arma del futuro e affascinava un'intera generazione con il suo ideale di coraggio e audacia. Però, dietro la propaganda si nascondevano già delle crepe. L'industria aeronautica italiana, pur producendo aerei eccellenti, faticava a tenere il ritmo delle altre potenze mondiali. I motori, in particolare, erano il tallone d'Achille, spesso meno potenti di quelli tedeschi o britannici. Si contava molto, forse troppo, sull'abilità individuale dei piloti, considerati capaci di compensare con il loro valore le carenze tecniche. È in questo contesto che Visconti comincia il suo addestramento, prima sui biplani Breda BA-25, poi sugli Imam Ro 41. Impara i fondamentali, l'arte di sentire la macchina come un'estensione del proprio corpo, e dimostra subito un talento fuori dal comune. Nel 1939, con il grado di sottotenente, arriva la sua prima assegnazione operativa, la 159esima squadriglia del 50° stormo d'assalto. Non era un reparto da caccia, quello dei duelli aerei cavallereschi. Era uno stormo specializzato nell'attacco al suolo, un lavoro sporco e pericoloso. I loro aerei, i Breda BA-65, erano macchine robuste ma vulnerabili, progettate per volare a bassa quota, nel pieno del fuoco nemico. Il suo battesimo del fuoco avviene proprio in Nord Africa, la terra che l'aveva visto nascere. Quando nel giugno del 1940 l'Italia entra in guerra, Visconti è a Tobruk. L'addestramento è finito. La guerra, con la sua brutale realtà, stava per iniziare. Il deserto del Nord Africa è la fornace che trasforma il talento di Visconti in leggenda. Il teatro africano era spietato, il caldo soffocante, la sabbia che si infiltrava ovunque e le immense distese vuote che rendevano la navigazione un incubo. Si volava spesso con aerei logori e rifornimenti scarsi. All'inizio, Visconti volava su Breda BA-65 e Caproni CA-310, velivoli da assalto, non da caccia. Eppure,
È proprio a bordo di un vulnerabile BA-65 che il suo nome inizia a circolare, intercettato da 3 caccia Gloster Gladiator britannici, molto più agili e meglio armati. Per qualunque altro pilota sarebbe stata la fine. Ma lui, con una serie di manovre al limite, riesce a sfuggire e a riportare a casa l'aereo. Questa impresa gli vale la sua prima medaglia di bronzo al valor militare e dimostra una freddezza che andava ben oltre l'addestramento. Tra giugno e dicembre del 1940, le sue missioni sono un susseguirsi di atti di coraggio. In quei 6 mesi si guadagna 2 medaglie d'argento e una di bronzo, un risultato eccezionale. Volava bassissimo per mitragliare le colonne nemiche, sfidando la contraerea e rientrando spesso con l'aereo crivellato di colpi. Il suo valore era ormai sotto gli occhi di tutti. Nel gennaio del 1941 arriva la svolta, il passaggio alla caccia. Assegnato alla 76esima squadriglia del 54esimo Stormo, mette finalmente le mani su un vero caccia, il Macchi C-200 Saetta. Ma è con l'arrivo del suo successore, il magnifico Macchi C-202 Folgore, che Visconti trova la sua cavalcatura perfetta. Il Folgore era un enorme passo avanti, elegante, veloce, spinto da un potente motore tedesco prodotto su licenza, poteva finalmente competere alla pari con gli Spitfire e i P-40 Kitty Hawk. Visconti e il suo Macchi diventano una cosa sola. Nei cieli di Malta e della Tunisia, il suo nome diventa una garanzia. Le sue tattiche erano audaci e aggressive, attaccava dall'alto, colpiva con precisione chirurgica e guidava la sua formazione alla vittoria. L'apice arriva il 29 aprile del 1943, prima della caduta della Tunisia. Alla guida della sua squadriglia, Visconti attacca una formazione di circa 60 aerei nemici, tra Spitfire e P-40. Un'azione che sulla carta era un suicidio. Invece, piomba sulla formazione nemica, la disperde e abbatte personalmente uno Spitfire, mentre i suoi piloti ne rivendicano altri. Una vittoria straordinaria che gli vale un'altra medaglia d'argento e la promozione a capitano. Pochi giorni dopo, con la Tunisia ormai perduta, compie un'altra impresa. Per non cadere prigioniero, decolla per ultimo dall'aeroporto di Corba, con il tenente Fioroni seduto sulle sue gambe nell'angusto abitacolo, riuscendo a raggiungere la Sicilia. Alla vigilia dell'armistizio, Adriano Visconti era un eroe. Un asso pluridecorato, rispettato dai suoi uomini e temuto dai nemici. Ma la scelta più difficile lo attendeva a terra, in una patria che stava per spaccarsi in due, 8 settembre del 1943, una data che spezza la storia d'Italia. L'armistizio annunciato dal maresciallo Badoglio non porta la pace, ma il caos. L'esercito, senza ordini, si dissolve. Il re e il governo fuggono a sud. Il nord e il centro Italia vengono occupati dai tedeschi, furiosi per quello che considerano un tradimento. In quei giorni il capitano Visconti si trova in Sardegna. Come migliaia di altri soldati è colto di sorpresa. I comandi sono spariti. Per un uomo forgiato da anni di battaglie, con un ferreo codice d'onore, l'idea di arrendersi, o peggio, di combattere a fianco dei nemici di sempre, era inconcepibile. Il suo motto era piuttosto morire, per mantenere una parola, che morire da traditore. E per lui, la parola data era alla sua gente e alla sua bandiera. Disobbedendo agli ordini, svuota il suo aereo da ricognizione e ci stipa dentro, 10 tra piloti e specialisti. Con un decollo al limite, lascia la Sardegna e raggiunge Guidonia, vicino a Roma, sfuggendo alla cattura. Pochi giorni dopo, Mussolini annuncia la nascita della Repubblica Sociale Italiana. Per molti era l'inizio della guerra civile. Per Visconti fu una scelta di coerenza. La sua non fu tanto una decisione politica, quanto militare e d'onore. Rifiutava la resa e vedeva nell'adesione alla RSI l'unico modo per continuare a fare il soldato, difendere il suolo italiano e i cieli delle città del nord, che iniziavano a subire i pesantissimi bombardamenti alleati. Diventò una figura chiave e un simbolo della nuova Aeronautica Nazionale Repubblicana, ANR, anche se non ne fu un fondatore in senso stretto.
Il suo carisma e la sua fama di asso attirarono molti altri piloti, che lo seguirono spinti più dal suo esempio che da convinzioni politiche. Gli fu affidato il comando del primo gruppo caccia, che sarebbe diventato famoso come Asso di Bastoni. Questa scelta, però, lo mise dall'altra parte della barricata. Mentre al sud un'aviazione cobelligerante combatteva con gli alleati, Visconti si trovò ad affrontare non solo i caccia nemici, ma potenzialmente anche i suoi ex commilitoni. La sua decisione, nata da un profondo senso dell'onore, lo trasformò, per una parte d'Italia, in un traditore. La controversia sulla sua figura nasce tutta qui. Per chi lo considera un eroe, fu un soldato fedele al suo giuramento. Per chi lo critica, si schierò dalla parte sbagliata, al servizio di uno stato fantoccio controllato dai nazisti. È importante sottolineare che, secondo diverse testimonianze, Visconti mantenne sempre un codice etico rigoroso. Si concentrò esclusivamente sulla difesa aerea, rifiutandosi di compiere azioni contro i partigiani. Il suo obiettivo era il cielo, non la guerra fratricida a terra. La sua scelta lo consacrò come leader, ma lo condannò anche a un destino tragico. Comandare il primo gruppo caccia Asso di Bastoni fu l'ultimo, disperato capitolo della carriera di Adriano Visconti. Promosso maggiore, si trovò a guidare i suoi uomini in condizioni proibitive. Pochi aerei, poco carburante e una schiacciante superiorità nemica. I piloti dell'ANR volavano sui Macchi C-205 Veltro, sui Fiat G55 Centauro e sui Messerschmitt Bf-109G tedeschi. Ma per ogni caccia che decollava, ce n'erano decine di P-51 Mustang e P-47 Thunderbolt a sbarrargli la strada, a scorta delle immense formazioni di bombardieri, B-17 e B-24. Nonostante tutto, Visconti e i suoi uomini combatterono con un coraggio incredibile. Lui continuò ad accumulare vittorie, guidando i suoi piloti con l'esempio. Il numero esatto dei suoi abbattimenti è dibattuto, con fonti ufficiali che attestano 10 vittorie confermate e altre che arrivano a 26, includendo abbattimenti non confermati o distruzioni al suolo. Un episodio chiave mostra il suo carattere. Nell'agosto del 1944, i comandi tedeschi tentarono di assorbire l'ANR nella Luftwaffe. Per Visconti era un affronto. Di fronte al loro rifiuto di restituire il comando, ordinò ai suoi specialisti di sabotare gli aerei per impedirne la requisizione. Fu un atto di aperta insubordinazione contro l'alleato padrone. Continuò a combattere fino alla fine. Il 29 aprile del 1945, a guerra ormai finita, firmò la resa del suo gruppo. L'accordo, siglato da rappresentanti del CLN e della Regia Aeronautica, garantiva l'incolumità per tutti i suoi ufficiali, che sarebbero stati trattati come prigionieri di guerra. Visconti si fidò di quella parola data, tenne un ultimo discorso ai suoi uomini, assumendosi ogni responsabilità. Ma la parola fu tradita. Visconti e i suoi ufficiali furono portati a Milano, nella caserma Vincenzo Monti, occupata da brigate partigiane. Con la scusa di un interrogatorio, un partigiano prelevò Visconti e il suo giovane aiutante, il sottotenente Valerio Stefanini. Mentre attraversavano il cortile, furono sorpresi da una raffica improvvisa. Stefanini cadde sul colpo. Visconti, ferito, non riuscì a rialzarsi. Aveva solo 29 anni. L'asso dei cieli, l'uomo che aveva sfidato la morte in ogni duello, trovò la fine disarmato, in un atto che nulla aveva della cavalleria dell'aria, ma portava i segni profondi di un paese diviso. La parabola di Adriano Visconti si chiude così, nel sangue e nel tradimento. La sua morte, avvenuta dopo la resa e in violazione dei patti, rimane una delle pagine più cupe e controverse della liberazione. La sua eredità è complessa. Per alcuni rimane un eroe assoluto, un pilota straordinario e un comandante amato, un soldato fedele all'onore fino all'ultimo. Il suo status di asso è riconosciuto a livello internazionale dagli storici dell'aviazione e una sua foto è esposta come tale in musei statunitensi. In patria, invece, la sua figura è stata a lungo rimossa, vittima del desiderio di cancellare i simboli della parte sconfitta. Per altri,
Visconti resta colui che scelse di servire la Repubblica di Salò, legando il suo valore a una causa condannata dalla storia. La sua biografia ci costringe a confrontarci con le sfumature di un periodo che non fu mai in bianco e nero. Adriano Visconti non è solo un asso dell'aviazione, è l'incarnazione delle contraddizioni di un'intera generazione di italiani, travolta da eventi più grandi di lei. È il simbolo di un paese lacerato, dove concetti come onore, patria e dovere potevano portare a scelte opposte e a destini tragici. La sua storia non offre risposte facili, ma solleva domande profonde e ancora oggi scomode. Cosa ne pensate? La storia di Visconti è quella di un eroe fedele a un ideale di patria, o quella di un uomo che, pur con valore, ha fatto la scelta sbagliata? È possibile separare il soldato dalle implicazioni politiche delle sue azioni? Ditecelo nei commenti e se questa storia vi ha appassionato, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video.